Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire saltare di palo in frasca. Questo modo di dire è piuttosto comune e abbastanza semplice da spiegare. Fondamentalmente vuol dire continuare a cambiare argomento. Cioè, per esempio, voi state parlando con qualcuno, questa persona inizia a parlare di un determinato argomento, poi cambia argomento, cioè inizia a parlare di una cosa completamente diversa e voi rimanete un attimo perplessi, cioè non capite quale sia il legame, il nesso tra quello che sta dicendo adesso e quello che ha appena finito di dire. Saltare di palo in frasca coglie bene l'idea non tanto di cambiare argomento una volta sola, ma di fare avanti e indietro tra argomenti completamente diversi. Sicuramente conoscete persone di questo tipo che iniziano a parlare di una cosa, poi dicono a proposito e dicono una cosa che in realtà non c'entra niente col discorso che stavano facendo, perché magari stanno parlando del lavoro, poi dicono a proposito e si mettono a parlare magari della propria ragazza, poi tornano a parlare di un'altra cosa, poi parlano di una partita di calcio, poi parlano di un'altra cosa ancora. Quindi i loro discorsi nel complesso sono difficili, se non impossibili da seguire, perché non è che iniziano da un argomento e continuano a parlare di quell'argomento, no, loro iniziano e continuano a cambiare discorso. Quindi più delle volte quando ascoltiamo queste persone rimaniamo perplessi, pensiamo ma qual è il collegamento? Soprattutto perché, come dicevo, spesso queste persone dicono a proposito, ma dicono una cosa che non è per niente a proposito, anzi è una cosa che non c'entra niente con quello che stava dicendo. Non so se conoscete il modo di dire come i cavoli a merenda. Ecco, come i cavoli a merenda si riferisce all'idea di dire qualcosa che non c'entra niente col discorso che si stava facendo, mentre invece saltare di palo in frasca ha un significato leggermente diverso, perché vuol dire continuare a cambiare argomento, cioè non cambiare argomento una volta, ma continuare a cambiare argomento. E quindi spesso vi capiterà di sentire questa espressione, per esempio se voi state facendo un discorso, voi iniziate a saltare da un argomento all'altro, magari il vostro interlocutore vi dice sì, ho capito, però adesso cerchiamo di rimanere concentrati su questo argomento, non saltare di palo in frasca, che faccio fatica a seguirti. Questo modo di dire si può usare chiaramente quando ci si riferisce a discorsi a voce di persona, oppure anche quando ci si riferisce magari a un testo scritto, perché molto spesso i testi scritti voi iniziate a leggere, poi vedete che cambia argomento, non capite bene qual è il punto di questo articolo. La parola palo la conoscete, quindi non sto a spiegarvi cosa significa. La parola frasca probabilmente non la conoscete, anche perché è una parola abbastanza arcaica, sinceramente nel linguaggio comune non si usa quasi mai. La frasca sarebbe un ramo, quindi è un sinonimo di ramo. Se volessimo quindi parafrasare il modo di dire sarebbe saltare da un palo a un ramo e poi da un ramo a un palo e così via. Secondo il dizionario, questo modo di dire deriverebbe dall'abitudine che hanno gli uccelli di posarsi prima per esempio in cima a un palo, poi volano, si posano su un ramo, poi lasciano il ramo e volano verso un altro palo, per esempio. Spero che questo modo di dire sia chiaro, spero anche che vi sia piaciuto e vi saluto.